Lo sento soltanto io? Sentite? C'è profumo di primavera. Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis. Io sono Simona ed oggi vi mostrerò come ho realizzato questo stratosferico cardigan l'uncinetto stile Granny. Non so perché, ma quando si avvicina la primavera e l'estate mi viene in mente soltanto il Granny Square all'uncinetto. Non so a voi, ma a me tantissimo. Infatti avete visto ultimamente tutti i vari progetti Granny Square, ma mica sono finiti qui. Comunque, solo a guardarlo mette allegria. Sto cardigan è bellissimo, di una facilità unica. A prova di principiante ho sperimentato un po', ho scoperto una tecnica mentre andavo ad assemblare i vari pannelli, geniale secondo me, che sicuramente sarà apprezzato molto dalle principianti. Per realizzarlo cosa ho utilizzato? Per una taglia M ho utilizzato all'incirca 480 grammi di colore in due tonalità, perché anche per questo progetto ho utilizzato, indovinate un po', eh sì, proprio sì, degli avanzi di filato. Per adesso sto facendo un fuori tutto, dobbiamo fare sbarazzo per fare spazio a nuovi filati primaverili estivi. Ho lavorato questo filato con l'uncinetto 4,5, non ho utilizzato altro, non ho applicato bottoni, anche perché già un progetto coi bottoni l'ho fatto di recente. Se ve lo siete persi, mi raccomando, andatelo a recuperare e naturalmente vi potete sbizzarrire con qualsiasi filato, con qualsiasi colorazione, insomma utilizzate tutti gli avanzi anche voi che avete a disposizione. Potreste realizzare una versione primaverile, autunnale, invernale, insomma questo progetto è abbastanza versatile. Come sempre ti aspetto giù nei commenti perché sono curiosa di sapere cosa ne pensi e se proverai a realizzarlo. Vi riporto al tutorial, mi raccomando iscriviti al canale, attiva la campanellina se ancora non l'hai fatto e seguimi anche sui social. A questo punto sigla! Per questo cardigan primaverile in cotone innanzitutto ho realizzato il pannello dietro, che misura 50 cm per un'altezza da 45 cm. Come ho ricavato questi 50 cm? Dividendo per 2 la circonferenza delle mie spalle, che corrisponde a 100. Quindi 100 diviso 2, 50, ho avviato un tot catenelle che corrispondessero ovviamente a 50 cm. Per ricavare la tua taglia puoi fare allo stesso modo. Prendi come riferimento la circonferenza maggiore del tuo corpo, che può essere la circonferenza delle spalle, come nel mio caso, la circonferenza seno o la circonferenza dei fianchi. Dividi per 2 e il risultato lo vai a riportare sulle tue catenelle. Tutto qui. Visto che vi ho dato tutte le indicazioni utili per adattare il progetto a qualsiasi taglia, possiamo vedere tramite un campioncino come lavorare il punto Granny, su che multiplo si sviluppa e in quante righe si sviluppa. Uncinetto di lavorazione 4,5. Potrei utilizzare benissimo l'uncinetto 3,5, ma mi trovo molto comoda con il 4,5. Per la lavorazione Granny a pannello bisogna avere un numero multiplo di 3 più 1. Per la parte dietro del mio cardigan ho avviato 82 catenelle, 81 è multiplo di 3 più una catenella. Per questo campioncino intanto avvio 9 catenelle che sono multiplo di 3, quindi sono 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aggiungo un'ulteriore catenella, multiplo di 3 più 1, e poi ne aggiungo un'altra perché devo ritornare indietro. A partire dalla seconda vado a fare un punto alto che vado a sostituire con i 2 punti bassi. Durante questa prima riga andrò a lavorare 2 punti alti nella stessa catenella, nella prima di 10. Prendo il filo, salto 1, 2 punti e nel terzo punto vado a lavorare un gruppo di 3 punti alti. 1, 2 e 3. Ripeto, salto 2 punti e nel terzo punto, nella terza catenella, lavoro un altro gruppo di 3 punti alti. 1, 2 e 3. Terminata tutta la riga, come nel caso del mio cardigan ho lavorato, ricordo, 81 punti, ci dobbiamo ritrovare a questo punto con gli ultimi 3 punti. Salto i primi 2
e nell'ultima catenella vado a lavorare 2 punti alti, lo stesso numero di punti che ho lavorato ad inizio riga. La lavorazione della seconda riga è leggermente differente rispetto alla prima e adesso ve lo mostro. Si fa una catenella, si gira il lavoro e questa volta nel primo punto si lavora un punto alto che io vado a sostituire dalle 2 maglie basse. Lavorato il primo punto alto, si lavora il primo gruppo di 3 nel primo spazio utile tra i 2 punti alti da una parte e il gruppo di 3. E intanto si procede semplicemente in questo modo. Si lavorano gruppi di 3 punti alti in ciascun spazio tra un gruppo e l'altro. Lavorati tutti i gruppi di 3, al termine della riga ci rimarrà l'ultimo spazio da lavorare. Durante la seconda riga lo lavoreremo, ma non durante la prima. E adesso ve lo mostro, intanto terminiamo questa riga. Si conclude ovviamente con l'ultimo punto alto nell'ultimo punto. Catenella, si gira il lavoro. Per continuare, per raggiungere l'altezza che dobbiamo raggiungere, in base a quanto lungo vogliamo il nostro cardigan, dobbiamo ripetere la riga numero 1 e la riga numero 2. Durante la terza riga andiamo a ripetere il lavoro che abbiamo fatto prima, 2 punti alti e gruppi di 3. Per cui nel primo punto alto andiamo a lavorare 2 punti alti. E a differenza della riga precedente, quando facciamo 2 punti alti non andiamo a lavorare sul primo spazietto che abbiamo utile, ma lavoriamo direttamente sul secondo, quindi prendiamo il filo e andiamo sul secondo. Mi raccomando, è molto importante fare questo perché altrimenti andate a realizzare un aumento e il vostro lavoro, il vostro pannello non crescerà dritto. Lavorato il primo spazio si lavora il secondo e tutti gli altri successivi. Quando si arriva a fine riga, proprio come ad inizio riga, prendiamo il filo e andiamo a lavorare direttamente 2 punti alti nell'ultimo punto alto che abbiamo al di sotto. 1 e 2. Ok. Terza riga completata. Facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro e procediamo per la riga numero 4, dove andremo a ripetere tutto quello che abbiamo fatto durante la riga numero 2. Nel primo punto lavoreremo un solo punto alto e solo per questa riga andiamo a lavorare il primo gruppo di 3 nel primo spazietto utile, mi raccomando. Poi lavoro tutti gli altri spazi che ho al di sotto e quando sono alla fine della riga andrò a lavorare l'ultimo spazietto e l'ultimo punto alto nell'ultimo punto. E questa è la corretta esecuzione del punto granny a pannello. Non potete sbagliarvi. Mi rivolgo soprattutto alle principianti perché posso capire che può sembrare un po' complicato, ma bisogna fare soltanto un po' di pratica e poi vi verrà tutto in automatico. Dovete prestare attenzione soprattutto alla lavorazione di inizio e fine riga. Se avete assimilato per bene queste regole non avrete sicuramente problemi nell'esecuzione del punto granny. Ora andiamo a noi. Quante righe ho lavorato? In totale ne ho lavorate 45 per arrivare a 45 cm, la lunghezza è personale. Se lo preferite più lungo basta andare avanti con le righe, se lo preferite più corto tipo bolerino o preferite un cardigan crop allora farete meno righe, magari le giovani ragazze preferiscono qualcosa di più corto e in trend e ci può pure stare. Ho utilizzato 2 colorazioni perché come vi dicevo prima sto utilizzando degli avanzi, ho alternato 5 righe in azzurro e 3 righe
in giallo, tutto qui. Ovviamente voi potete utilizzare qualsiasi filato, qualsiasi colorazione, potete farlo monocolore, fate come me, utilizzate ciò che avete a disposizione. Raggiunta la lunghezza desiderata della parte dietro del nostro cardigan, possiamo occuparci della parte davanti. Dobbiamo andare a realizzare due pannelli rettangolari. Abbiamo diversi modi, possiamo realizzarli separatamente e poi si vanno a cucire sulla zona delle spalle, ma per questo progetto, per facilitare e velocizzare tutta la lavorazione, cosa ho fatto? Ho continuato la mia lavorazione senza mai staccare il filo. Ovviamente da quest'altra parte mi devo riagganciare. Questa unica lavorazione della parte davanti ci eviterà la cucitura in un secondo momento con ago e filo o con l'uncinetto stesso a punto basso, come faccio sempre io. Per realizzare le due parti davanti bisogna fare qualche calcolino o comunque anche ad occhio. Io per esempio sul mio pannello da 50 cm ho realizzato una metà da 19 cm, cosa che farò insieme a voi anche dall'altra parte. Vado a misurare un attimino e segno 19 cm. Il marcapunti lo vado a mettere esattamente nel secondo punto dei 3 del 10° gruppo, così come ho fatto dall'altra parte, ma adesso vi mostro meglio appena andiamo a lavorare il tutto. E ho lasciato una zona libera, la zona dello scollo, che equivale esattamente a 12 cm. Poi non vi preoccupate se c'è troppo spazio tra un pezzo e l'altro, poi quando andremo a rifinire acquisiremo sicuramente qualche centimetro in più. Se lo vogliamo abbastanza chiuso, ovviamente poi andremo avanti con i giri, ma quello ve lo spiegherò in un secondo momento. E mi aggancio con una catenella nel primo punto alto. Ho 2 punti in questa riga, quindi dobbiamo ripetere la riga numero 2. Quindi intanto mi aggancio con una catenella, vado a fare il primo punto alto con i 2 punti bassi, casomai potete fare le 3 catenelle come vi viene più comodo, e ovviamente lavoro un solo punto alto. Passo al primissimo spazio che ho disponibile e lavoro il mio primo gruppo di 9. Velocizzo un attimino perché comunque credo che abbiamo assimilato per bene il punto di lavorazione. È molto importante che io vi mostri come terminare la riga piuttosto che questa lavorazione ripetitiva. Bene, ho lavorato i miei 9 gruppi da 3 punti alti. Ne devo lavorare ovviamente un decimo perché durante questa riga sto ripetendo la numero 2 della sequenza, quindi punto alto e gruppo di 3 nel primo spazietto. Anche a fine riga farò allo stesso modo 3 punti alti nell'ultimo spazio e poi dove vado a chiudere questa primissima riga? Ovviamente nel secondo punto di 2, per cui salto il primo e vado direttamente nel secondo e lavoro un unico punto alto. Come notate rispetto alla sequenza di punti che vi ho mostrato prima nel campioncino. Per andare avanti basterà fare una catenella, girare il lavoro e procedere per la seconda riga. 2 punti alti, entrambi nello stesso punto. Poi vado nel secondo spazietto e inizio a fare i miei gruppi di 3 punti alti. 1. Ne lavorerò altri 8 insieme a questo, sono 9 totali, e poi andrò a chiudere la riga ovviamente lavorando gli ultimi 2 punti alti nell'ultimo punto alto che mi rimane. Quindi questa è la lavorazione che eseguirò anche per questo lato. Per quante righe continuare? Per lo stesso numero di righe della parte dietro del cardigan. Farò 45 righe anche sulla parte davanti. Realizzate anche le 2 parti davanti, possiamo procedere con la realizzazione delle 2 maniche, ma prima di farlo dobbiamo andare a ricavare la circonferenza del nostro braccio e andiamo a riportare quei centimetri sulla parte davanti e dietro del nostro cardigan. Prima di farlo però dobbiamo andare a cucire ovviamente i 2 lati del nostro cardigan, ma andiamo per step. Apro il mio cardigan in questo modo e vado a riportare 32 centimetri sulla parte davanti e dietro, come vi dicevo. Ovviamente io già ho segnato tutto, ho messo un marker qui sulla parte dietro e un marker sulla parte davanti. Questa zona corrisponde a 32 cm. Se vi può interessare, sulla parte dietro ho 15 righe e sulla parte davanti ho altre 15 righe. Per la mia prima manica andrò a lavorare esattamente su queste 30 righe. Prima di tutto devo andare a cucire la zona fianchi girovita. Metto il mio lavoro sul rovescio, così la cucitura sarà appunto all'interno, ma non sarà una vera e propria cucitura. Giro di nuovo il mio lavoro perché partirò esattamente da qui, faccio coincidere ovviamente
semplicemente le due righe. Volendo posso andarmi a bloccare con un marcapunti entrambi i pannelli. In questo modo so che devo fermarmi esattamente qui con la mia lavorazione. Questa sarà una lavorazione super facile perché andremo a lavorare in ciascun spazio, in ciascuna riga, proprio nello spazio tra il punto alto e il gruppo di 3. Non dobbiamo fare alcun calcolo, non dobbiamo crearci il problema di dilatare troppo i punti, di entrare esattamente nel punto alto, assolutamente no. Sentitevi super libere come mi sentirò io in questo momento. Allora, cosa vado a fare? Mi inserisco proprio in questo spazio e intanto mi aggancio con una catenella giusto per bloccare il filo. Vado a sostituire il primo punto alto e vado semplicemente a lavorare il punto granny a pannello. Come vi ho mostrato nel campioncino precedente, durante la prima riga andremo a lavorare 2 punti alti, quindi nello stesso punto aggiungo un altro punto alto per un totale di 2. Salto una riga e vado nella seconda riga, entro sempre nello spazio e vado a fare un gruppo di 3 punti alti. Prendo il filo, salto la riga successiva e vado nella seconda. E lavoro semplicemente in questo modo, senza crearmi troppi problemi dove devo entrare con l'uncinetto e di qua e di là. Assolutamente no, è un progetto a prova di principiante. E il lavoro, vi garantisco, verrà super pulito. Alla fine stiamo lavorando il punto granny, quindi gli spazietti vuoti ci sono dappertutto. E anche qui. E come notate, guardate che lavoro super pulito. Ho lavorato appunto granny il primo lato, sono al marcapunti. Tolgo un attimino questo così vi faccio vedere. Salto la riga successiva e vado in quella segnata con il marker che va a segnarmi il giro manica. Vado a lavorare il gruppo di 3. Faccio lo stesso lavoro dall'altra parte, quindi giro leggermente il mio lavoro. Prendo il filo, vado nella riga segnata con il marker e faccio il mio gruppo di 3 punti alti. Giro il mio lavoro e ripeto il lavoro della parte davanti sulla parte dietro. Salto una riga e vado nella successiva. Salto una riga, vado nella successiva e ripeto il punto granny fino a lavorare tutto il pannello, proprio come prima. Sono al termine della riga, ho l'ultima riga a punto granny, quindi la salto, prendo il filo e vado esattamente nella prima catenella e faccio gli ultimi 2 punti alti, come all'inizio. Faccio una catenella, giro il mio lavoro, guardate che bellissima tattica, vado a pareggiare il pannello davanti con il pannello dietro. Ho lo stesso numero di punti, sempre con l'uncinetto vado a lavorare un punto basso in ciascun punto alto che ho al di sotto. Bellissimo! Vi piace questa tecnica, questo trucchetto? Io lo trovo geniale, quindi ci risparmiamo di andare a cucire con ago e filo. Grazie a questo lavoro ovviamente abbiamo acquisito sicuramente 1-2 centimetri in più. Ok, direi che tutto è abbastanza chiaro. Continuiamo e come al solito ci vediamo esattamente qui, così vediamo come continuare. Ho il gruppo di 3 e il gruppo di 3. Cerco di andare a lavorare gli ultimi 3 punti bassi prendendo ovviamente punti alti con punti alti. 1, 2. Ora mi inserisco direttamente qui e faccio l'ultimo punto basso. Allora faccio una catenella, non stacco il filo perché voglio procedere il mio lavoro sul giro manica. Guardate che lavorazione spettacolare, apro il mio cardigan e questo sarà il risultato spettacolare. Continua la nostra lavorazione a punto granny, senza cuciture, sembra un'unica lavorazione. Ora cosa vorrei fare? Vorrei capovolgere il mio lavoro, quindi metterlo sul dritto perché andrò a lavorare la manica sul dritto. Faccio uscire il mio gomitolo
chiudo dalla manica stessa e continuo con il mio lavoro. Dunque faccio una catenella e adesso dobbiamo capire come continuare, ma è semplicissimo. Qui c'è il marker, avete visto non li ho tolti perché comunque mi danno sempre un suggerimento in più. Il marker mi dice devi partire esattamente da qui, quindi io molto semplicemente vado a fare la mia lavorazione a punto granny, stavolta in tondo. Quindi entro nello spazio segnato con il marker e faccio intanto il gruppo di 3 punti alti. Salto sempre una riga e vado nella successiva e procedo. Ovviamente stiamo continuando in tondo piuttosto che a pannello. Cambia qualcosa? Certamente sì. Vi devo mostrare come chiudere e come iniziare il giro successivo. Salto una riga, vado nella successiva che non coincide con la riga segnata col marker, quindi cosa facciamo? Non preoccupatevi, ora recuperiamo. Quindi faccio il mio gruppo, saltiamo la riga segnata col marker e vado a recuperare nello spazio successivo. Faccio l'ultimo gruppo di 3. Vado a chiudermi nel primo punto alto con punto bassissimo e questo sarà il risultato. Come notate non fa una piega, il lavoro è comunque pulito. Ora, visto che stiamo lavorando in tondo, dobbiamo spostarci con i punti bassissimi e andare a lavorare in ciascun spazio. Direttamente tra un gruppo e l'altro vado a sostituire il primo punto alto con i 2 punti bassi, faccio il mio gruppo di 3. Quindi salto il gruppo, vado nello spazio e continuerò esattamente in questo modo. Quando termino questa seconda riga, ovviamente lavorerò l'ultimo spazietto e vado a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto. Mi sposto con altri 2 punti bassissimi e inizio il terzo giro da questo spazio. Credo sia chiaro, già l'abbiamo visto tantissime volte. Anche per le maniche cambierò il colore, quindi faccio 3 righe in giallo e poi parto con le altre 5 in azzurro. Fino a quanto continuare? Fino alla lunghezza del nostro braccio, chiaramente. Di solito arrivo a 45 cm, 47, però può essere che ho un po' di eccedenza sui pannelli, quindi anche meno, non so. Intanto vado avanti, poi ovviamente fra poco nella clip successiva vi dirò tutto. Questo lavoro fatto sul primo lato, ovviamente una volta terminata la prima manica, lo ripeteremo dall'altra parte, il cardigan sarà quasi concluso. Bene, ho realizzato le 2 maniche, in totale per ciascuna manica ho fatto 43 righe, raggiungendo così 41 cm e mezzo di lunghezza, che non è la lunghezza effettiva, ma siccome anche per questo progetto ho un po' di eccedenza sulla parte davanti e dietro del mio cardigan, giustamente ho fatto meno righe, raggiungendo lo stesso la lunghezza del mio braccio, comunque centimetri che mi occorrevano. Terminate le 2 maniche, ho semplicemente fatto un ultimissimo giro a punto bassissimo, devo soltanto andare a nascondere i fili in eccesso, ma lo faccio dopo con ago e filo, con la chiusura invisibile, come vi mostro sempre. Adesso andiamo avanti e rifiniamo tutto il nostro cardigan. Mi riferisco alle 2 parti davanti, alla zona inferiore e alla parte dello scollo. Indovinate un po', lo rifinisco sempre a punto granny, senza crearmi troppi problemi, proprio come ho fatto con la cucitura dei 2 laterali, cucitura tra virgolette perché abbiamo continuato sempre con la lavorazione all'uncinetto. Partirò esattamente dall'angolo, in questo modo se voglio fare qualche giro in più per acquisire più centimetri andrò a chiudere sempre nell'angolo, così non si noterà né l'avvio né la chiusura di ogni giro. Sono entrata nell'ultimo punto alto e mi aggancio con una catenella. Sempre nello stesso punto farò 3 punti alti, due catenelle più altri 3 punti alti, tutti nello stesso punto. Quando vado a finire il primissimo giro, quindi mi ritroverò a questo punto, mi sposterò con 1, 2, 3 punti bassissimi nei primi 3 punti alti e poi dalle 2 catenelle di separazione continuo il giro successivo. È un passaggio che già vi ho mostrato per il cardigan precedente e comunque per tutte le altre lavorazioni granny. Come vi dicevo prima, in questo modo non si noterà l'avvio e la chiusura di ogni giro.
prendo il filo, salto una riga, vado nella riga successiva e tra un punto e l'altro, proprio nello spazio, faccio lo stesso lavoro che ho fatto ai due lati del mio cardigan prima di andare a cucire a punto basso. Procederò in questo modo su tutta la zona irregolare, ovviamente. Quando arrivo sulla zona dello scollo continuerò in ciascun spazio tra un gruppo e l'altro, come vuole proprio la lavorazione a punto Granny. Vista la sequenza di punti che sto effettuando, sicuramente lavorerò l'ultimo gruppo alto nella penultima riga, quindi salto direttamente questa e vado direttamente nel primo spazietto che ho disponibile. Quindi continuo. Quando arrivo alla fine del cardigan all'angolo, ripeto l'aumento proprio come vi ho mostrato prima e proseguo la mia lavorazione a punto Granny in ciascun spazio. Farò un punto Granny qui, un punto Granny qui e probabilmente ne farò uno proprio qui al centro sulla zona della cucitura e poi passo direttamente allo spazio successivo, nonché alle catenelle iniziali. Magari appena termino il lavoro vi faccio vedere meglio tutti questi passaggi. Adesso sì, il progetto si può ritenere terminato perché ho rifinito tutti i vari pannelli. In totale ho fatto 6 giri alternando i due colori e ho acquisito ovviamente qualche centimetro nella zona dell'apertura e ho certamente allungato il mio cardigan. Siamo tra i 56 e i 55 centimetri. Mentre per quanto riguarda la rifinitura ho messo in pratica tutto quello che vi avevo detto poco prima. Negli angoli ho sempre mantenuto l'aumento di 3 punti, 2 catenelle, 3 punti. Arrivata alla zona quasi dello scollo, quindi zona spalle, durante il primissimo giro ho fatto ovviamente l'ultimo gruppo nell'ultima riga a punto alto e poi sono passata direttamente alla lavorazione a punto Granny delle spalle, del dietro, insomma. Stessa cosa ho ripetuto dall'altra parte, come notate è ben evidente, quindi qui ho l'ultimo gruppo e qui ho iniziato nuovamente con i gruppi di 3 punti alti nelle righe del pannello davanti. Poi ho continuato sulla parte davanti, sul secondo pannello e di nuovo angolo, tutto a punto Granny come notate, e quando sono arrivata sulla zona della cucitura, già ve l'avevo anticipato prima, ho fatto un gruppo di 3 proprio nella cucitura stessa, quindi non ho fatto chissà che lavoro, non bisogna confondersi, tutto qui, vi sto mostrando tutto anche se il lavoro è già fatto, ma perché non è nulla di particolare. Amiche ed amici, rieccoci qui, io super soddisfatta di questo progetto, mi piace tanto, non vedo l'ora che ci sia un clima abbastanza mite per poterlo indossare, è favoloso, mi piace, mi mancava un cardigan all'uncinetto in cotone, finalmente l'ho fatto perché li ho ma soltanto in versione invernale, autunnale, lo volevo proprio in cotone a manica lunga e che dire, finalmente l'ho realizzato e sono molto felice. Tra l'altro ho quasi finito anche gli avanzi che avevo a disposizione per questo progetto, è rimasto qualcosina ancora nonostante io abbia fatto anni fa altri 2 progetti con lo stesso filato. Vediamo un po' di farci qualche accessorino, voi che dite? Vi aspetto giù nei commenti, datemi qualche suggerimento, io qualcosa in mente ce l'ho ed è anch'essa strepitosa. Comunque io vi ringrazio per essere stati anche oggi in mia compagnia, spero che il cardigan vi sia piaciuto, spero che proverete a replicarlo, ne vale davvero la pena, volendo potreste anche replicare a mezza manica, perché no? In base al quantitativo di filato che avete a disposizione potreste farlo anche a bolerino, più corto, più lungo, insomma personalizzarlo un po', però che vi sia di spunto. Io a questo punto vi do l'appuntamento ai prossimi video tutorial, infatti è molto importante che tu ti iscriva al canale, che attivi la campanellina per non perderti le prossime novità di questo bellissimo 2025, seguimi anche sui social, mi raccomando, per non perderti tanti altri contenuti. Grazie ancora, alla prossima, un bacino a tutti!